Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di ottobre 2024. La carta della stella, ragazzi. Potrebbero esserci dei nuovi obiettivi in vista, dei nuovi desideri, potrebbe far riferimento a qualche sogno o anche a qualche avvenimento che potrebbe avvenire nel mese di ottobre per destino. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono anche altri link a cose che potrebbero interessarvi. Comunque date uno sguardo, poi per qualsiasi informazione aggiuntiva mi potete tranquillamente scrivere un'email. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per questo mese. Bene, partiamo con due arcani maggiori, ragazzi. Abbiamo la carta della forza, il matto, il sole, il carro, il cavaliere di coppe. Questi sono tutti arcani maggiori. Cavaliere di bastoni. Queste le lascio proprio appaiate, visto che sono uscite così. 10 di coppe e 3 di denari, e qui abbiamo la stella e un 2 di spade. Adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi diciamo che parlerò un po' dei movimenti energetici in generale, sono come dei messaggi sciolti. Dopodiché andiamo a vedere caso per caso, quindi i single, i non single, quelli che hanno relazioni complicate e così via. Partiamo da questa forza, che è proprio il punto di partenza, che mi dice che è un momento, quello di ottobre, dove potreste veramente andare. Sono tutte carte che mi parlano di espansione, di andare verso un qualche cosa di più grande, un qualche cosa di... Innanzitutto la forza parla di generosità, apertura del cuore. Io la sento moltissimo collegata con il terzo e quarto chakra. Andiamo a vederla. 10 di pentacoli e 9 di pentacoli. Come se mancasse giusto una cosetta per passare da 9 a 10. Vedo molta abbondanza comunque, abbondanza personale, proprio come forza fisica, come forza di volontà, come forza morale. Può anche essere abbondanza a livello monetario, a livello di opportunità. Andiamo a vedere il matto. 7 di pentacoli e 4 di coppe. Voglio andare a vedere anche il sole. Abbiamo un re di spade e un 10 di spade. Devo dire che avete tanti 10. Si è girato anche un 5 di bastoni. Sentite, io qui ho come la sensazione che, soprattutto se siete single, ehm, potreste, diciamo, rendervi conto che una persona intorno a voi
potrebbe diventare qualche cosa in più rispetto a quello che è adesso. Andiamo a vedere il carro, mondo, 7 di coppe e regina di denari. Vedo molto che mi parla di bambini, eh. Se per caso siete in una fase dove state cercando di concepire un figlio, credo che ottobre per voi sia un buon mese. Mm? Tutto mi parla di fertilità, di concretezza, di possibilità che si aprono, di cose nuove che iniziano. Gestazione può essere di un bambino o di un progetto, insomma. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Sei di pentacoli e cavaliere di pentacoli. Credo che qui ci sia come una sorta di titubanza da parte dell'altra persona, potrebbe anche essere vostra, però la sento di più da parte dell'altra persona se siete in una relazione. Ehm, Oppure appunto se è vostra è come se ci fosse una titubanza nell'andare avanti, una titubanza nel parlare di certi temi, magari con questa persona o in generale nelle relazioni. È come se si cercasse, come vi posso dire, di costruire qualche cosa piano piano. Non c'è quel dialogo a cascata delle prime volte. Non so se ci sono delle persone che magari quando si conoscono per la prima volta parlano per ore, 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 ma proprio ore ininterrottamente, raccontano tutta la loro vita. Ecco, non è quel genere di conoscenza lì, anzi, molto ponderata. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. 8 di coppe, sette di bastoni e matto un'altra volta. Mm. C'è come qualche cosa che sottovalutate di questa persona o della relazione in generale, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo 10 di coppe. Voglio anche una carta per il 3 di pentacoli, cavaliere di bastoni che avete già qui. Sì, ho come l'idea che o stiate sottovalutando qualche cosa o stiate ignorando qualche cosa o è come se ci fosse una mancanza di fiducia. C'è come qualche cosa che non riuscite a vedere con questo 4 di coppe, eh? Qui abbiamo un mago, un 8 di bastoni e il cavaliere di bastoni. E qui vedo questo nuovo inizio per questo sogno, se vogliamo. Anche qui finiamo con la carta della stella, però c'è un 2 di spade. Andiamo a vedere la stella. 9 di bastoni che mi risuona un po' col 7 di bastoni che avevate dove? L'ho visto? No? 9 di bastoni e l'una e era il 5. E andiamo a vedere il 2. Torre. E 2 di spade. Stesa intensa, ragazzi. Allora, qui c'è aria di
nuove conoscenze piuttosto che di movimento verso nuovi obiettivi all'interno di una relazione. Adesso andrò a fare i vari casi. Sta di fatto che si va verso l'espansione, si va verso qualche cosa che è dinamico. Potrebbero come arrivare delle proposte per dei progetti, ma ho come la sensazione che quel tema che voi vogliate affrontare, o a cui voi tenete, o che è quello più importante per voi, quello non viene toccato per adesso. Allora, partiamo dai single. Qui ragazzi c'è area di avventura, di conoscenze importanti. Per molti, sia che siate single, sia che non lo siate, io ho come la sensazione che potreste come avere una dichiarazione inaspettata da parte di qualcuno che fa già parte della vostra cerchia di conoscenze. Fatemelo poi sapere nei commenti se vi risuona. Io non credo che sia una persona che a inizio mese, insomma, sarete consapevoli, però di questo interesse, però verso fine mese, verso metà mese in realtà, potrebbe diventare palese questo suo interesse. Allora, se non avete proprio nessuno, vi dico, c'è la conoscenza di una persona, anche proprio un'avventura potrebbe esserci. E per qualcuno, appunto, conoscete già la persona e non l'avete mai presa in considerazione. Se invece siete single e avete qualcuno in testa, qui ragazzi, c'è come una sorta di cecità riguardo o alla persona o alla relazione. Fate attenzione perché sento che con questo matto qui e questo matto qui potrebbero esserci come delle ingenuità, dare per scontate delle cose, piuttosto che appunto il non rendersi conto di certe bandiere rosse. Non che ne veda di specifiche, però insomma con tutte queste carte poi al contrario, qui è come se qualcuno buttasse giù le barriere troppo in fretta. Per quello che sono un po' contrastanti le energie in realtà. Qui c'è come una fiducia, poi quando però quella conversazione di cui voi volete, cioè quel tema di cui voi volete parlare non viene toccato, qui c'è come una sorta di ritirata. Vi dico, nonostante tutto, finiamo con la stella, 10 di coppe, 3 di pentacoli e il 2 di spade. Quindi qui ho la sensazione che qualche cosa inizi. Diciamo che l'obiettivo può essere un'unione, un'armonia, ok? Però lavorate su quelle che sono le vostre barriere, i vostri limiti. Eccolo qua il 7 di bastoni, l'avevo visto in effetti. Qui avete 9 di bastoni e 7 di bastoni. E c'è un qualche cosa da modificare per quello che riguarda il vostro spazio personale, la vostra privacy, quello che sono anche le barriere difensive che avete innescato durante tutta la vostra vita a causa delle paure. Vi faccio un esempio. Non faccio quella cosa lì o non dico niente perché se sollevo discussioni con quella persona potrebbe arrabbiarsi e potrebbe abbandonarmi. Siccome io ho paura di essere abbandonata, allora non dico niente così lui o lei non mi abbandona. Questa è una dinamica di comportamento dettata dalla paura di essere abbandonata ed è una dinamica malata perché se non ci fosse la paura voi magari non fareste quella scelta. È il discorso di affrontare le zone d'ombra piuttosto che le paure è bello, bello potente per la crescita personale di ognuno di noi, però integrare le zone d'ombra è quello che serve per trovare l'equilibrio fondamentalmente. Allora, fate attenzione, ritornando alla lettura, perché qui ho come la sensazione che quello che non vedrete potrebbe essere questa toccata e fuga da parte di questa persona. È come se ci fossero, cioè se si stesse bene insieme, si passassero dei buoni momenti, si facessero delle chiacchiere, insomma, di un certo tipo, però poi quando è ora di andare
un po' più nel profondo, no, non si va. E qui c'è da rompere con qualche schema di comportamento, ragazzi, che sono quelli dettati dalla paura, l'esempio che vi ho fatto prima. Va bene, se siete in coppia, allora, qui tanta roba mi parla di bambini, di concepimenti anche, è come se aveste voglia di qualche cosa in più all'interno della relazione. Per qualcuno possono essere dei figli, per qualcun altro possono essere degli animali da compagnia. Ho sentito la parola adozione. Può essere che qualcuno qui stia cercando di adottare. Diciamo che potrebbe essere un buon mese per presentare le carte dell'adozione. Questo sì, ragazzi, per muoversi, per iniziare a concretizzare questo vostro sogno. Ehm, Comunque, se siete in coppia, allora sento parecchia effervescenza, potrebbero anche esserci dei viaggi, degli spostamenti, dei nuovi progetti. Per qualcuno si tratta dei genitori che, insomma, o vengono loro a trovare voi o andate voi a trovare loro, come se ci fossero dei viaggi parentali, chiamiamoli così. Ehm, e sento che per qualcuno è come se arrivasse il momento ad ottobre di sotterrare l'ascia di guerra, soprattutto se ci sono delle discussioni un po' spinose in sospeso. Vi dico, attraverso un nuovo progetto è come se partisse una nuova fase della relazione. Attenzione sempre a questi comportamenti che mi richiamano le zone d'ombra. Quando c'è la torre si parla anche di far cadere quelle certezze che ci sono servite, tra virgolette, da zona di comfort fino a questo momento. È un po' come il, ok, per andare avanti bisogna lasciarsi indietro qualche cosa, per comprare vestiti nuovi bisogna toglierne di vecchi dall'armadio perché la capienza è quella dopo un po'. Devo dire che comunque per chi è in coppia c'è come una ritrovata armonia o un nuovo modo di costruire un'armonia. Mm? Per chi invece è in separazione o comunque ha una relazione che non si capisce bene, allora ci sono delle possibilità di vedere questa persona. Sento che però potrebbe essere un incontro più fortuito che non organizzato. Però ragazzi anche qui c'è qualche tipo di comportamento un po' logoro, un po' stantio, che è ora di tagliare, che è ora di lasciare indietro. Per qualcuno si tratta di procrastinare un qualche scelta. Questo procrastinare è un atteggiamento che va lasciato indietro. Probabilmente la paura è una componente che blocca, no? E quindi molte volte per paura di fare la cosa sbagliata tendiamo a dire vabbè, ci penso ancora un po' e poi lo faccio, poi lo faccio, poi lo faccio. Questo poi lo faccio non è più tanto sano. A un certo punto bisogna prendere una decisione. Tenete presente che si termina con la stella, quindi o è un passaggio obbligato per destino che dovete fare voi da soli o con il vostro partner, oppure è proprio un sogno, perché anche la luna è una carta di sogno. Diciamo che state cercando di raggiungere, siccome c'è la torre, mi verrebbe da dire ridimensionatelo un pochettino, ok? Perché qui si tratta di togliere delle regole, di togliere qualcosa che non serve più fondamentalmente. Quando arriva la torre nella nostra vita e parlo, cioè tipo se fosse qui, quindi o una delle carte principali, ehm, arriva per destrutturare qualche cosa che ormai è un'abitudine, qualche cosa che ormai è radicato dentro di noi. Possono essere idee, possono essere situazioni o possono essere relazioni. E normalmente l'universo ci manda questi momenti torre per reindrizzarci, perché noi stessi da soli non siamo in grado di lasciare andare e quindi dopo un po' arriva il carico da 90
e per cui siamo obbligati ad un certo punto a lasciare andare. Siccome qua ci sono due di spade, potrebbero proprio essere i dubbi, quelli che se ne vanno, i modi di pensare, quel tipo di atteggiamento di cui vi ho parlato prima legato alla paura, insomma, si destruttura come una sorta di modo di pensare. Va bene, per qualcuno di quelli che sono in separazione piuttosto che con una relazione complicata, sinceramente ragazzi non vedo passi avanti, non vedo passi avanti, ma con la carta della stella a voi serve per ricevere i messaggi dall'alto, sapete, tipo, ok, che qualcuno mi dica se questo qua o questa qua è realmente interessato a me o no, e lì arriva come una canalizzazione, un messaggio. Ricordatevi che la stella è collegata con il mondo dei sogni e che può far riferimento anche ai sogni premonitori. Quindi fate attenzione in questo mese che cosa sognate, perché potreste ricevere delle risposte proprio all'interno dei sogni che fate. Fatemelo sapere comunque nei commenti. Andiamo a vedere due oracoli. Ok, allora questa carta parla di cose che vengono alla luce, parla di cambi, di adattarsi anche a qualche tipo di situazione, di guarigione. E questa carta invece parla di flirt, di seduzioni, di ganci, tentazioni, appuntamenti. Parla anche di terze parti coinvolte. Ora qui io non credo che sia una terza persona a livello romantico, ma se vi dovesse vibrare questa cosa, ho la sensazione che sia una madre che si mette un po' in mezzo, no? Può essere la vostra madre, la madre dell'altra persona che mettono un pochettino il becco. Andiamo a vedere un nuovo inizio. Oh, ma che bello! Qui avete anche il mago, con Li Ching, carta numero 24, bellissimo perché c'è il cigno qua. Allora, andiamo a vedere nel libro a che cosa fa riferimento. Vi ricordo che ho comprato il libro in un momento diverso rispetto alle carte e quindi si chiamano in modo, cioè sono tradotti in modo diverso. Nel libro viene tradotto come il ritorno e la spiegazione è: ecco i giorni del rinnovamento, le nuvole sono passate, è tornata la luce. C'è un fervore gioioso e profondo che vuole trasformare il passato, dimenticarlo. Perciò si eliminano cose vecchie, tutto quanto reca l'ombra di un triste ricordo, e si introducono cose nuove. Questo avviene naturalmente, senza nessuna forzatura. Deve essere così. Anche la natura si rinnova dopo l'inverno. Naturalmente si trovano o si ritrovano gli amici, i fedeli di un tempo, se ne incontrano di nuovi e si riprende a camminare assieme per la stessa via. Dopo la lunga stasi, la vita rifiorisce e si può finalmente scegliersi un obiettivo e lavorare per raggiungerlo. È necessario però usare qualche precauzione, non precipitare, procedere per gradi. Le forze stanno nascendo, non bisogna immediatamente sottoporle a una fatica prematura che potrebbe inaridirle. Mi è venuta l'immagine di una piantina che appunto sta crescendo a pochi giorni e che non reggerebbe per esempio dosi di concime elevate o cose per lo stile, cioè come se vi dicessero non forzate più di tanto, e probabilmente qui avete anche la forza all'inizio. È un po' il modus che avrete, no? Quindi questa spingere anche a volte, secondo me. Fatemelo sapere voi nei commenti, amici del Toro. Questo è quello che avevo, spero che comunque vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!